ChatGPT bloccata dal garante sulla base di una serie di cose che vediamo oggi in una puntata speciale in cui sono dovuto correre dietro, come immaginerete, a Guido che ne sta parlando un po' ovunque, ma ha trovato un momento per parlarne nella nuova puntata di che cosa? Beh, al solito, di garantismi, questa volta speciale. Ciao Guido, ci dobbiamo invertire. Buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te, buon pomeriggio. Allora, intanto grazie mille di essere riuscito a trovare un attimo di tempo. So che abbiamo tempo limitato. Ci racconti un secondo, perché il provvedimento che ho visto io chiede il blocco di chat di un servizio di OpenAI che è ChatGPT per una serie di problematiche. Raccontami un po' di più, perché poi ho una serie di domande aperte, devo dirti la verità qua. Ottimo, allora direi che il provvedimento, che è un provvedimento diciamo cautelare, urgente, quindi un provvedimento che è stato adottato nel mentre si prosegue nell'attività istruttoria contestualmente lanciata. Quindi insomma diciamo alcune cose le capiremo strada facendo, e oggi agiamo sulla base di quello che normalmente si chiama FUMS, insomma l'apparenza della violazione, che potrebbe anche rivelarsi non esattamente in linea con la nostra contestazione, tutto in parte naturalmente. Qui diciamo le contestazioni fondamentali sono tre, cioè la prima contestazione è quella di aver addestrato gli algoritmi alla base del servizio senza informare, diciamo pescando a strascico nella dimensione di internet. Almeno in una delle FAQ si fa riferimento a da dove vengono i dati, vengono da internet, quindi pescando a strascico nella dimensione digitale, dati evidentemente personali e non personali. Quelli personali si riferiscono verosimilmente a centinaia di milioni, forse miliardi di persone, senza che queste persone siano mai state informate della circostanza che i loro dati personali sarebbero finiti in pasto ad un algoritmo e utilizzati per addestrarlo, e con qualche dubbio poi naturalmente qui da approfondire. La prima è una certezza, questo è un elemento che meriterà di essere approfondito sulla base giuridica di questa pesca a strascico per l'addestramento degli algoritmi. Allora qua come dire la circostanza è abbastanza nota, cioè che un dato sia disponibile online non significa che quel dato possa essere utilizzato per farci qualsiasi cosa in assenza diciamo almeno di due presupposti, e cioè l'informativa all'interessato e la base giuridica del trattamento. La seconda questione è della prima, e riguarda non tutte le persone i cui dati sono finiti in pasto agli algoritmi, ma riguarda viceversa gli utenti di chat GPT, quindi del servizio di OpenAI che più o meno conosciamo tutti e con il quale molti di noi hanno giocato o lavorato nel corso degli ultimi mesi, perché naturalmente quella chat, diciamo come tutte le chat, come tutte le conversazioni, suggerisce, induce a condividere molto di noi stessi, insomma. Alcuni in giro per il mondo, ma magari insomma anche in Italia, hanno fatto di ChatGPT il consulente medico, il consulente psicologico, il consulente legale e così via, quindi insomma gli hanno raccontato molto di loro. Qui il tema è certo la condivisione di quelle informazioni, è una condivisione che avviene dietro una volontà esplicita dell'utente, è l'utente che racconta di sé al chatbot che sta dall'altra parte dello schermo, ma insomma la nostra sensazione è che qui diciamo quella informativa con la quale l'utente si imbatte, che disciplina appunto, che racconta di cosa farà OpenAI attraverso questi dati, sia una informativa che doveva essere data in maniera diversa, cioè incorporata meglio nel flusso di registrazione, ma soprattutto più ricca di dettagli in linea con il GDPR in relazione a chi avrebbe fatto cosa con i dati personali degli utenti. Terza e ultima questione, per me è rilevante quanto la prima, insomma la seconda c'è, ma è forse meno rilevante delle altre due. No, scusa, in realtà ce n'è una quarta, ma la terza questione
questione è quella relativa a cosa ChatGPT dice di una persona quando gli chiediamo di scriverne, quando gli chiediamo informazioni su una persona qualsiasi, che sia un personaggio noto o che sia un personaggio meno noto. Naturalmente sul personaggio noto ci sono più informazioni, perché qui spesso e volentieri ChatGPT associa informazioni o dati reali e corretti con dati e informazioni non corretti o inesatti, e quindi, come dire, propone di una persona diciamo una rappresentazione non in linea con la reale identità personale di quella persona, tratta, per come lo si dice nel GDPR, dei dati in maniera inesatta. Di me racconta, ma naturalmente è il minore dei problemi, che sono stato eletto a garante nel 2016 e che sarei, anche qui contrariamente al vero, rieleggibile al garante, ma di qualcuno potrebbe dire che è stato coinvolto in non si sa quale spiacevole situazione senza che questo fosse vero. Anche qua, come dire, non è forma ma è sostanza, perché naturalmente il fatto che quel servizio dia questa risposta a milioni di persone rischia, diciamo, di marchiare a fuoco in maniera indelebile la vita di una persona, e insomma le accortezze che pure la società che fornisce il servizio usa per dire guarda che queste informazioni potrebbero essere inesatte, gli alert, i caveat eccetera, mi sembrano un po' poco per almeno nell'ottica della disciplina sulla privacy, per dire trattiamo dati in maniera esatta. E qui la differenza con un motore di ricerca è sostanziale, perché il motore di ricerca ti indicizza e ti indirizza verso una serie di fonti, mentre qui ChatGPT ti propone una risposta avendo fatto sintesi, e quindi assume una responsabilità piena da titolare del trattamento, direi, di carattere editoriale su quel contenuto. L'ultima questione poi riguarda i bambini, perché l'OpenAI stessa dice questo servizio è limitato ai tredicenni, ma in maniera non originale, per carità, come fanno altri, tant'è vero che non è il primo provvedimento nel quale muoviamo questa contestazione. Poi si guarda bene dal fare qualsiasi verifica per sincerarsi della circostanza che gli utenti che le forniranno dati personali sono effettivamente degli ultra tredicenni, quindi diciamo hanno l'età minima che essa stessa identifica come età minima utile ai fini dell'accesso e dell'utilizzo del servizio. E naturalmente lato nostro, raccogliere dati personali di un infra tredicenne è un problema piuttosto rilevante, perché quel soggetto non ha alcun tipo di legittimazione a perfezionare quel tipo di contratto e a spogliarsi di un po' o di tanti dei suoi dati personali. Insomma, ecco, quindi queste sono le questioni alla base di questo provvedimento, che è una limitazione temporanea del trattamento più che un blocco del servizio. Il blocco del servizio potrebbe esserne una conseguenza, e che in ogni caso appunto è stato adottato nell'ambito di una istruttoria con la quale poi si verificheranno una serie di aspetti, di particolari passaggi. Ah, tu lo sai che io ti voglio bene lo stesso, anche se ti metto in difficoltà. No, non è Ma vero. certo. Allora, una cosa, intanto hai fatto bene a specificarlo. Al contrario di quello che sto leggendo un po' ovunque, il blocco è una richiesta di blocco del trattamento, cioè si dice ad OpenAI smetti di farlo. Non è che da oggi da domani i provider bloccheranno. Potrebbe sfociare in una richiesta di blocco, eccetera, ma è un potrebbe a valle di n cose. Quindi in realtà si chiede a OpenAI di smettere di fare sta cosa, corretto? Si chiede a OpenAI di cessare il trattamento, a nostro avviso illecito, dei dati. Lo dico perché, anche se qui sembra un caso di scuola, se in astratto OpenAI riuscisse a continuare a erogare il servizio senza trattare i dati personali degli utenti, pur trattando i dati personali degli utenti, dopo aver messo a posto le cose che le stiamo contestando e che secondo noi non vanno, potrebbe naturalmente proseguire persino nella fornitura del servizio. Quindi, diciamo, come sempre noi interveniamo su un trattamento che è a monte rispetto all'erogazione del servizio, e non abbiamo il potere di ordinare il blocco del servizio. Ovvio. E non abbiamo la competenza soprattutto per farlo, perché diciamo di dati ci occupiamo. Quindi se salvaguardata la disciplina, il rispetto
della disciplina sulla protezione dei dati, e poi naturalmente l'erogazione di quel servizio potrebbe proseguire anche domani mattina senza nessun problema in relazione al provvedimento adottato. Ok, la mia domanda è un po' particolare perché nel procedimento nel provvedimento, perdonami, che avete pubblicato si dice rilevato che non viene fornita alcuna informativa agli utenti né agli interessati, eccetera, e si parla di OpenAI. Allora, uno, non si capisce che cosa, perché OpenAI è la società dietro, espone N servizi diversi, da DALL-E a ChatGPT, ma che sono basati su principalmente diverse tecnologie, delle API. Il trattamento non lo fa solo ChatGPT, anzi probabilmente non è neanche la più grande realtà, ma le API di OpenAI vengono utilizzate da un mondo di altre persone e qui dentro non sono citate né coinvolte. Poi si parla del fatto che non c'è una privacy policy. La privacy policy è in ogni singola pagina pre-sign up, post-sign up, eccetera, e parla non solo in generale dei dati, ma addirittura ha una parte dedicata agli utenti internazionali, come dicono loro, dove uno ti dice che i rappresentanti per l'Europa è Vera Safe in Irlanda, che non è nemmeno citato dall'altra parte, e poi, male o bene che sia, parla sia dei dati che utilizza, sia dei dati che colleziona, sia di quelli che anonimizza, sia le basi legali, i trattamenti dei processi. Quindi alcuni di questi su che base? Ad esempio dice alcuni di questi sono sulla base del legittimo interesse, alcuni sono sul consenso per alcune parti, altre sono per compliance, legal obligation, eccetera. Quindi addirittura parla di data transfer e nomina anche un data controller. Quindi da quel punto di vista vedo un attimo carente, non lo so, il provvedimento, per dire sbagliato non è vero che è sbagliato, però ha dei dati non fattuali all'interno, la parte di assenza di base giuridica e la parte del fatto che non ci sia l'informativa. Poi che non sia adeguata, per la carità di Dio, non vorrei essere nei panni di OpenAI che deve scriverla, perché io ci scriverei 50 pagine, non certo mezza paginetta come qui. Quindi le cose che ti chiedo sono cosa coinvolge, perché ChatGPT è è il fronting, ma è la parte più stupida di tutto, cioè nessuno sta costruendo tecnologia di parte terza su ChatGPT, lo stanno facendo sulle API di GPT-3 e GPT-4, e l'altro è, io la privacy policy l'ho trovata, scusatemi. Allora, no, grazie per la domanda, invece, nel senso che ci aiuta a far chiarezza. Ovviamente, come dire, è un provvedimento d'urgenza, come tutti i provvedimenti d'urgenza, non sempre super raffinato, diciamo, nel linguaggio. Lì hai una stessa riga, adesso non ce l'ho davanti, ma è quella che mostravi tu prima, che parla di due fattispecie diverse, e cioè i dati personali degli utenti, i dati personali degli altri interessati. Manca assolutamente, dal nostro punto di vista, naturalmente, una informativa che non avrebbe dovuto essere data peraltro qui, ma avrebbe dovuto essere data ieri, al momento della raccolta a strascico dei dati personali degli interessati. È a nostro avviso inadeguata l'informativa fornita agli utenti del servizio. Confesso che secondo me il primo problema è molto più serio del secondo. Il primo problema è trasversale, non riguarda soltanto OpenAI, ma riguarda tutte le intelligenze artificiali di questo tipo. In generale l'addestramento degli algoritmi, il grande nodo da sciogliere possono essere addestrati pescando a strascico dati degli utenti senza dirgli nulla o no, e la nostra posizione oggi è no, questo non può avvenire. Secondo tema è naturalmente, ma per carità anche qui non è che ci sia nel peggiore di tutti, nel diavolo in OpenAI. Certo è che siccome gli racconto tanto
in termini di dati personali o di dati particolari, mi sarei aspettato, pur facendo mia la tua riflessione sul non vorrei essere nei loro panni, nel senso che è complicato rispetto ad un servizio del genere, senza sapere quello che l'utente può dirti, riuscire a mappare le basi giuridiche per ogni singolo trattamento. Però diciamo le regole poi sono regole, e quindi diciamo io mi aspetterei in termini di trasparenza verso l'utente, in questo caso della piattaforma, un livello di dettaglio maggiore. Molti utenti ancora oggi, se vedi nei social, dicono: ma noi a OpenAI diamo solo ed esclusivamente gli indirizzi mail o un nome utente. Insomma, non è così, evidentemente sfugge solo qui come sfugge in molti altri servizi, però insomma sì, loro avranno anche scritto raccogliamo di più, evidentemente i più non lo leggono. Quindi direi il lato diciamo contenuto del provvedimento, questo è un po' il tema. Sì, c'è ma e soprattutto guardiamo lì, cioè guardiamo a come sono stati raccolti i dati personali per addestrarlo quell'algoritmo. Dopodiché tu dici: ma a chi si riferisce il provvedimento? Beh, naturalmente c'è una parte del provvedimento che per certo si riferisce ad un servizio con un nome e un cognome, che tra l'altro indichiamo nel provvedimento, cioè ChatGPT. Non abbiamo messo la versione semplicemente perché cioè, le problematiche o le contestazioni potrebbero essere appunto trasversali ad un numero diverso di versioni. Però c'è un tema. Il provvedimento va nei confronti di un titolare, muove una contestazione al titolare che riguarda l'addestramento degli algoritmi. Quindi, posto che c'è un'istruttoria nell'ambito della quale ovviamente OpenAI potrà fornire più informazioni di così, però a me viene da dire che l'algoritmo in questione sia utilizzato per fornire il servizio ChatGPT, quale che sia la versione, o che l'algoritmo in questione sia utilizzato per alimentare il funzionamento di un API e quindi di un servizio poi costruito sopra, magari da un terzo, cambia poco, nella misura in cui nell'erogazione di quel servizio fosse necessario trattare dati che stiamo, per carità, ipotizzando, non sarà niente di diverso fino alla conclusione di quell'istruttoria, essere stati raccolti illecitamente. Se poi ci sono forme di impiego possibile, e io le ignoro, di quell'algoritmo che prescindono dall'utilizzo dei dati personali dei quali stiamo parlando, cioè di quelli raccolti fino al 2021 da OpenAI, e allora naturalmente quei servizi lì sono liberi fuori dall'ambito di applicazione del provvedimento in questione. Sì, la cosa che adesso poi ti lascio andare perché so che tra un minuto devi scappare a un'altra intervista. La cosa che infatti che mi sarei aspettato è un sistema di correzione di quei dati. Cioè, a me piace tantissimo il fatto di essere laureato in ingegneria al Politecnico e aver scritto 2 libri e essere CEO di un'azienda che si chiama Data Flow, Flow Data, una roba varia, però sono tutte e 3 informazioni non corrette che viene data e non mi si dà la possibilità né di modificarle né di rimuovere quelle che sono i concetti alla base. È vero che è un LLM, quindi è un generatore di testi, quindi niente di tutto quello è vero, anzi è quasi strano il fatto che alcune di quelle cose siano vere da un punto di vista tecnologico, l'impatto però c'è tutto. Quindi cosa ci aspettiamo adesso? Prossimi passi? Ma diciamo la palla è passata a OpenAI in questo momento e rimarrà nel loro campo per le prossime ore e per i prossimi giorni in relazione alla decisione adempiere o non adempiere al nostro provvedimento, e poi naturalmente qui credo che non sia un sì o un no, ma sarà un rispondere alle tante richieste di informazioni che gli sono state indirizzate per darci modo di capire meglio cosa succede dal punto di vista della protezione dei dati e di fare una valutazione, confermare questo provvedimento, ridurlo in tutto o in parte soltanto ad alcune delle contestazioni, muovere delle ulteriori contestazioni. Insomma, ecco, da questo punto di vista dell'istruttoria siamo veramente al calcio d'inizio, e quindi è tutto da scoprire, ma insomma la palla in questo momento è nel campo di OpenAI. Insomma, mi auguro che sia veramente l'occasione per un dialogo costruttivo che non serva
privarci tutti della possibilità di utilizzare quei servizi, ma che serva a orientare lo sviluppo di questo e di tutti gli altri analoghi, diciamo, nel rispetto dei diritti e delle libertà. E ricordiamo che l'istruttoria di un singolo Stato in genere si porta dietro spesso e volentieri il fatto che tanti altri buttino almeno un occhio. Non è automatico a livello europeo, ma abbiamo visto che porta dietro quello a strascico. Sono le 17:31, così almeno diciamo quando abbiamo registrato. So che tu alle 30 dovevi scappare, grazie di aver trovato un attimo di tempo per noi. Grazie lui è Guido Scorza, io Matteo Flora, qua sotto i link. Ciao, ciao Guido. Alla prossima settimana, ciao. Ciao.